Ci siamo? Sta registrando? Spero di sì. Spero che l'audio si senta. Ciao ragazzi. Allora, un po' di novità sono successe nel frattempo. Ormai sarà tipo un mese e mezzo che non registro nessun video. Voi chiaramente eh, non sarà così per voi perché chiaramente sarà uscito lo stesso un video ogni settimana perché io li programmo apposta perché può essere che ci siano questi lunghi periodi in cui non riesco a registrare per un motivo o per un altro. E ecco, insomma. E adesso sono ritornato, ho resettato il computer, ho dovuto reimpostare tutto OBS, tutto il discorso delle registrazioni, il microfono, le telecamere, reimpostare qualsiasi cosa. Nel mentre ho comunque lavorato, però non sono riuscito a registrare. Ho avuto anche problemi con internet, non riuscivo ad ottenere una velocità abbastanza decente per riuscire anche a registrare e caricare un video, perché l'ultimo video che ho caricato un mese e passa fa e ci ha messo 7 giorni per essere caricato sul canale. Quindi ho detto no, c'è qualcosa che non va, devo andare in cerca di qualcos'altro. E sembra che io abbia trovato un buon operatore, insomma, che mi riesca a dare quello che... Insomma, non è la fibra, perché qua la fibra non arriva. Io non ho la rete fissa, io sono su rete mobile. Ho il modem 4G, 5G, quelle cose lì, insomma, mi va bene così, però passare da una velocità di download di 3 megabyte, 3, 4, 5 megabyte, quando mi andava bene arrivavo a 7 megabyte, e, che siamo nel 2024, capite che non è il massimo, no? E velocità in upload 1-2 megabyte, megabit, scusate, megabit. Se fosse 2 megabyte sarebbe stato già comunque più che sufficiente. Ma no, e allora ho dovuto cambiare operatore, adesso vediamo come va con questo. Per il momento mi va benissimo perché riesco a raggiungere 30 mega in download e 20 mega in upload, che per caricare i video mi basta una notte, qualche ora, capito? 7, 6, 7 ore, dipende anche chiaramente da come è fatto il video, se è tanto lungo, se è poco lungo, se è tanto elaborato o roba del genere, quindi anche da queste cose qua. Però un video di circa una mezz'oretta ci mette meno di una notte, mi sta più che bene, almeno riesco a mantenere il ritmo. Non che registro e devo editarlo subito immediatamente e cercare di caricarlo e tenere il computer 24 ore su 24 acceso perché sto caricando e ci mette una settimana a caricare un video. Ma vabbè. Allora, oggi abbiamo per la prima volta sul canale una Xbox Serie X, ok? Il mattoncino, il monolitico per la prima volta. Allora, e questa console qua lo vediamo subito. Allora, avviciniamo. Perfetto. Voilà! Si vede? La porta HDMI è completamente distrutta. Non completamente, però è distrutta. Come mai? Allora, questa c'ha una storiella anche abbastanza, magari, che accomuna anche più persone. Ok? Questa qui veniva tenuta in verticale, ok? Così, con i cavi chiaramente agganciati dietro. E un bel giorno, un gatto è salito qua sopra e ha preso la console come rampa di lancio, ok? Quindi la console è andata indietro, è caduta, ok? Dal mobiletto in cui stava, non ha toccato per terra perché c'erano anche il cavo Ethernet, il cavo USB e il cavo della corrente tutti agganciati dietro, quindi il cavo HDMI non ha resistito, si è strappato via e ha strappato via anche la cosa. E in più, vabbè, poi è rimasta appesa praticamente la console al mobile. Immagino che magari si vede qua il senso, forse può essere che questo sia il segno del mobile, da dove è caduto, insomma. Quindi oggi andiamo a sostituirgli la porta HDMI. Tecnicamente dovrebbe già funzionare, solo che chiaramente non mostra l'immagine perché la porta è distrutta. Allora, taglio il video chiaramente perché adesso non ha senso che vediate tutto il processo di smontaggio su questa console perché ci sono un sacco di tutorial in internet. Quindi ci vediamo quando ho la scheda in mano e sono pronto per fare il lavoro. Che bontà. Peli, polvere, un bel gomitolone. Allora, siamo arrivati alla scheda dove c'è la porta HDMI. E intanto sono qua sul processore che lo voglio pulire, ma l'alcol isopropilico non stava facendo nulla. Cioè, era completamente secca la pasta
e non riuscivo a toglierla. Quindi sto provando un'altra cosa ed è una meraviglia. Allora, questa qua è una cosa che ho utilizzato a suo tempo ancora con le 360, ok? E, e scioglie perfettamente le paste termiche che usano sulle Xbox, ovvero VD40. Il VD40 è in grado di sciogliere la pasta termica delle Xbox, di quello che utilizzano sulle Xbox. Io non ho capito perché sono paste termiche diverse, perché utilizzano una pasta termica del genere, ma il VD40 letteralmente, ok, è in grado di sciogliere la pasta termica che usa Microsoft e senza sforzo. Quindi vabbè, dopo 2 o 3 passatine viene via tutto. E questa è una cosa che facevo ancora sulle prime Xbox, le Xbox Classic e le 360. Anche qua le 360 hanno, non so che cavolo di pasta termica sia, ma si scioglie solo e unicamente con il VD40. L'alcol isopropilico di solito scioglie qualsiasi pasta termica, eccetera, ma non questa. Non questa. Questa ho bisogno per forza del VD40. Vedete? Vedete che è sempre più pulito? Adesso ci sono, vabbè, rimasugli qua e là, eccetera. Io preferisco vederla perfettamente pulita perché sono... Io ho fatto così, le voglio vedere super, iper pulite prima di applicare la nuova pasta termica. Però potete andare benissimo anche così, gli basta una spazzolatina e il più grosso viene via. Ed è fantastico e torna bello e pulito di fabbrica, come in fabbrica. Senza nessunissimo sforzo. Se ci provate con l'alcol isopropilico viene fuori una schifezza, ci state qua mezz'ora e non riuscite a togliere nulla. Invece in questa maniera qua è fantastico. 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, se volete 10 minuti anche a farlo pulito come lo faccio io. Ma che corse, cosa ci ho speso? 2 minuti a farvi vedere. Quindi ecco qua, voilà, perfetto, non c'è più nessun residuo da nessuna parte. Meglio di così non si può. E il VD40, vabbè, è un classico olio che si trova dappertutto. Non è elettricamente conduttivo, però deve essere tolto per quanto possibile dalla scheda, perché se lasciato lì la maschera verde non va molto d'accordo, quindi va pulito dopo. Dopo gli si fa un bagno con l'alcol isopropilico per togliere appunto i residui di VD40. Una volta fatto questo siete a posto e la scheda è perfetta, perché come vedete, non so se si riesce a vedere, a notare, c'è comunque residui di olio eccetera, vedete? È oleoso ancora, quindi non va bene, dopo bisogna andare a pulire. Ma adesso ci concentriamo su questa porta qua, ok? Io qui ho già rimosso la viscosa, la pasta termica che c'era qua sopra, viscosa, e gli lascio questa perché tanto è più lontana rispetto al coso. Andrò a bombardare da sotto, ok, il calore, con il calore. Qui sotto c'è anche una goccia di colla, quindi sarà dura a togliere anche per questo motivo qua. Già la scheda è spessa, è grossa, è fatta tutta di rame, disperde un sacco di calore. E la cosa che farò, lo stesso come faccio sulle Nintendo Switch, gli vado a mettere un po' di stagno a bassa fusione sui punti di ancoraggio, perché questi sono quelli che assorbono più calore in assoluto e disperdono lungo la scheda.
quindi andrò a mettere qua, che così almeno questi riescono a fondere. Si aspetta finché non si fondono i piedini qua. Dopo teoricamente la porta non cade perché c'ha la goccia di colla qua sotto, di una specie di collante che usano in fabbrica, quindi poi bisognerà stare attenti a toglierlo, a estrarre il connettore, insomma. Ok, allora niente, per questo lavoro qua intanto ci mettiamo più lontani un attimo con la visuale. Ok, allora accendiamo il saldatore. In questo caso utilizzo la mia siringa di stagno. Ok, e andiamo con il massimo della temperatura, andiamo a 480, il mio saldatore arriva fino a 480, e ci andiamo ad aiutare anche con l'aria calda per fare un po' meglio le cose. 450 gradi, 30% di aria, ok? Da lontano, non serve chissà che cosa, basta 3-4 cm, insomma. Andiamo da lontano un attimino e andiamo ad aiutare il saldatore e la scheda ad andare in temperatura per permetterci di far attaccare lo stagno a bassa fusione allo stagno che è presente attualmente sulla scheda. Ecco qua, così in questo modo si è miscelato bene. Allora dopo, se volete, potete comunque andare anche da quest'altro lato e mischiare anche quello stagno lì, in modo che così si creano meno inconvenienti, e potrei anche farlo in modo da essere più sicuro possibile che nel momento in cui vado a staccare la porta sia già tutto fuso e non ci siano, che ne so, le gambe lì che comunque hanno lo stagno senza piombo, che come sappiamo fonde a 220-230 gradi. Quindi ora che arrivi a quella temperatura lì la scheda ce ne vuole, ragazzi. Potete anche usare delle piastre di preriscaldamento per aiutarvi, io potrei anche farlo, in modo che così andate con una temperatura di 80-100 gradi bene o male sulla scheda, che vi dà una mano a togliere la porta più velocemente e in sicurezza. Allora, sì, mettiamoci dai anche lo stagno lì, andiamo a mischiare un attimo qua, sempre aria calda per darci una mano. Al momento sono lontano con la visuale, ma qui non c'è nulla di concreto da vedere, se si può dire, quindi ok. Allora adesso io mi metto a bordo banco, voi non potete vedere perché è fuori dalla visuale, ma vi metto il microscopio, lo alzo anche un attimo, vediamo se riesco a prendere una zona più vasta. Allora, microscopio, sì, più o meno, eccola qua, questa è la porta, ci avviciniamo un attimo, ecco qua, bene o male, dai, almeno riuscite a vedere cosa succede. Allora, ecco, in questo caso poi andiamo con l'aria calda, 480 gradi, 100% di aria, perché qua ce ne vuole prima di riuscire
a staccare sta porta qua ci vuole molto molto calore. Quindi da sotto andiamo a scaldare tutto. Ecco fatto. Allora, come vedete qua c'è pezzetto di colla, qua la goccetta di colla che impedisce parecchio a togliere la porta. Bisogna stare un attimo attenti perché è facile. E poi ci sono questi punti qua sotto, ok? Che questi non ci si arriva con lo stagno a bassa fusione o roba del genere, quindi anche questi fonderanno nel momento in cui la scheda avrà raggiunto la temperatura. Ogni tanto si può andare a toccare la porta, vedere se si muove un attimino. Questi qui erano già liquidi, anche qua i piedini sono tutti belli, erano tutti liquidi, però qui ovviamente la colla impediva la cosa. Quindi bisogna stare un attimo attenti e avere un attimo di, come si dice, pratica a fare queste cose qua, perché ci vuole veramente poco a distruggere questi qua e a distruggere i piedini qua, le piazzole dei segnali video. Basta praticamente niente a distruggere questa console, la scheda della console. Ok, allora adesso niente, procediamo a pulire. Mettiamo il flussante, la scheda finché è ancora calda, andiamo a rimuovere lo stagno. Lo stagno a bassa fusione non va bene per saldare, è troppo fragile e delicato, quindi va comunque sostituito con normale stagno al piombo. Vediamo se riusciamo a liberarle. No, nonostante abbiamo il saldatore a 480 gradi, i buchi per le gambe non hanno voglia di collaborare ugualmente, quindi andiamo con il succhiastagno, se ricordo dove l'ho messo. Eccolo qua, succhiastagno, e andiamo con l'aria calda da sotto. Ecco fatto. Ok, ora stessa cosa, finché la scheda è calda gli andiamo un attimino qua, e andiamo a togliere questa cosa qua che sennò ci impedisce a mettere giù la porta nuova. A posto, così non ci dà più fastidio. Andiamo a pulire con il cotton fioc e l'alcol isopropilico finché è ancora abbastanza caldo. Perfetto, adesso andiamo a prendere la porta nuova. Allora, apriamo la confezione. Porta nuova, eccola qua. Ok, allora avete due possibilità.
ma purtroppo non potete fare questo con una. Allora, o mettete la porta, ok? Mettete la porta e saldate tutto dopo, altrimenti cosa migliore è andare a preparare tutto quanto, tutte le piazzole e anche i buchi. Se volete anche c'è un terzo metodo che è una cosa a metà, no? Ok? Allora, si preparano le piazzole e poi successivamente si vanno a saldare i buchi dopo aver installato la porta. Oppure si può fare tutto insieme, come mi piace fare a me, ok? In questo caso riempio già i buchi. Vado anche a preparare la porta, i piedini della porta direttamente, gli vado a mettere un po' di stagno. Scusate, non lo faccio vedere in video, giusto per aumentare la quantità di stagno che è presente, no? Perché magari quella sulle piazzole non è sufficiente a fare un buon lavoro, quindi se è presente stagno sia sulla porta che sulle piazzole, eh, diciamo, si vede un attimino meglio poi le saldature. Ok, allora io adesso ho messo lo stagno anche sulla porta e velocemente intanto vado a pulire un attimo questo disastro qua, alcol isopropilico, perché altrimenti poi non lo puliamo più. Ok, adesso mettiamo quel tanto che basta di flussante, non molto, che comunque aiuta. Ecco fatto. Di nuovo 480 gradi, 50, no, 100% di aria. Andiamo a scaldare l'intera scheda di nuovo finché non vediamo che qua lo stagno comincia a brillare. Vabbè, sapete come funziona, spero. Una volta che è sciolto andiamo a mettere la porta. La prima è andata in basso a destra, in basso, cioè in alto a destra, sta arrivando anche a sinistra. Ecco, ora bene o male sono tutte belle a posto. Andiamo a metterci la porta è fredda, gli dobbiamo dare il tempo di scaldarsi insieme, in modo che così lo stagno si attacca. Ancora un attimo di pazienza. Ecco, la porta come vedete adesso si muove di nuovo perché si è riliquefatto di nuovo tutto. Ok, teniamo premuto giù, togliamo l'aria, aspettiamo, 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 aspettiamo finché non vediamo che si è solidificato tutto di nuovo. Ok, dovrebbe andare bene. Sì, perfetto. Solida, solidissima. Perfetto. Ok. Allora, adesso finché è un attimo calda di nuovo, alcol isopropilico, gli andiamo a pulire attorno dal flussante vecchio utilizzato. Poi andiamo a vedere le saldature.
come sono venute. Perfetto. Allora, ora spostiamoci col microscopio. Bene, adesso siamo sopra il banco. Come sono venute le saldature qua? Un po' da schifo, ok? Ah, vabbè, adesso le aggiustiamo, va bene? Le facciamo diventare belle. Allora, flussante. Saldatore 480 gradi. E andiamo con l'aria. 450 gradi, 50% di aria questa volta. Che andiamo ad aiutare di nuovo la scheda. Permettetemi un attimo che vi faccio vedere. Ecco qua. Perfetto. Fantastico. Meraviglioso. Favoloso. Ora alcol isopropilico. Andiamo direttamente con la pezza. Allora, quello che vedete attorno, comunque, per esempio qui o cosa, sono i vecchi residui di flussante di fabbrica, che questi qua non creano problemi, non hanno problemi. Togliamo via se vediamo qualche cosa in più, come per esempio qua c'è una pallina di stagno che se ne vaga. Ok, diamo una spazzolata che magari dà una mano. Fantastico, poi c'è sta cosa qua, sto gnocco qua, che non mi piaceva. Benissimo. Allora, saldature meravigliose. Adesso andiamo da questo lato qua, andiamo a vedere com'è la situazione. Dove stai? Eccola qua. Allora, avviciniamoci. Ci avviciniamo anche con la visuale. Ecco qua, guardate che bello. Allora, intanto lo stagno è arrivato fino a su sulle gambe, quindi c'è un bel cono qua, abbraccia bene le gambe, quindi vuol dire che la temperatura utilizzata era perfetta, altrimenti non sarebbe venuto su. E tutte le gambine sono solide come la roccia. Neanche mezza che si muove. Fantastico. Se tutto va bene e non ci sono altri problemi, questa console è tornata sicuramente pienamente funzionante. Ok, allora spostiamo il microscopio, spegniamo il saldatore che adesso non ci serve più, andiamo a riassemblare. Ok, mettiamo via tutti gli attrezzi, pulizia è già stata fatta, quindi adesso serve solo pasta termica, riassemblaggio e test finale. Questa è la porta vecchia, possiamo buttare via. Perfetto. Ok, ci vediamo quando ho riassemblato tutto. Ok, riassemblata, mi manca solo la copertura. Allora, adesso proviamo ad accenderla. Allora, cavo HDMI inserito. Cavo per la corrente inserito.
Bene, si accende, rimane accesa. Ora, ecco qua, che bello, che bello, che meraviglia, fantastico, ottimo. Dovrò sicuramente andare a... ci sono le informazioni personali, è meglio evitare, le oscurerò. Ma ecco, insomma, avete visto ragazzi, successo. Bene, cosa posso dire? Niente, è stato un lavoro per me normale, chiaramente, anche se fosse... non è la prima volta che maneggio con queste console, quindi non è stato un problema. È stato fortunato a non aver avuto problemi con la scheda in sé, che magari si fosse danneggiata qualche pista. E come di recente una persona mi ha mostrato in un'immagine, voleva mandarmi la console, poi non si è più fatto sentire, ma non importa. E niente, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi, se avete bisogno anche voi di riparazioni, sotto al video ci sono i link nella descrizione, potete venirmi a contattare direttamente lì, potete prenotare la vostra riparazione, la richiesta di riparazione direttamente dal sito internet. E niente, lasciate sotto un commento per qualsiasi cosa volete e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!